Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti, benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto. L'avrete visto dalla locandina, li ho messi tutti e due ovviamente in primo piano, Gasperini e Conte, due allenatori che fanno della cazzima, della garra, dell'intensità, dell'aggressività il loro marchio di fabbrica e farebbero comodo al Napoli, diciamo, da giugno in avanti per quanto riguarda la situazione che stiamo vivendo e abbiamo vissuto. Serve comunque un allenatore dal pugno duro. Leggiamo ovviamente su tutti i social, l'avrete letto anche voi, Gerardo Fasano a Radio CRC ha detto che Conte è all'80% fattibile come operazione in casa Napoli e ha chiesto questo mercato, un mercato diciamo molto sobrio, Kim, Skriniar, Amrabat che sì e Scamacca come sostituto di Osimhen. Su Scamacca che sia Amrabat può darsi pure che ci si possa arrivare. Ci si possa arrivare investendo comunque un bel po' di soldi. Skriniar e Kim li vedo inarrivabili per quanto riguarda l'ingaggio. Allora, l'ingaggio di Skriniar, se non erro, è 9 milioni più 2 quando firmò il contratto, poi se è cambiato qualcosina, comunque stiamo intorno ai 10 milioni. Nel caso Paris Saint-Germain, ma anche Kim con il Bayern, Bayern e Paris Saint-Germain non vengano incontro al Napoli e si dividano gli ingaggi al limite con operazioni in prestito, ma non credo che possano accettare. Poco fattibili i due difensori. Ecco il mercato che chiede Conte o diciamo il tipo di mercato, perché poi se non prendi Skriniar devi andare a prendere un difensore di pari livello e anche di pari soldi. Quindi nella locandina c'è scritto Napoli, pensaci bene Napoli perché Conte può essere sì un'operazione giusta in questo momento e ti potrebbe dare garanzie per quanto riguarda una continuità di risultati che sia un terzo, un quarto posto per i prossimi 2 anni. Non sto dicendo che viene Conte a Napoli come stanno dicendo tutti, viene Conte, non facciamo le coppe, vinciamo lo scudetto. Stronzata abissale perché eh, una stagione intera non può essere, diciamo, calcolata così, né tantomeno sintetizzata, ecco. In questo modo Gasperini è l'altra faccia della medaglia, è quello lì che ha costi molto più contenuti e a condizioni poi molto più favorevoli per quanto riguarda il Napoli, potrebbe sedere sulla panchina azzurra. Io in questo periodo che sto diciamo metabolizzando caratteristiche, allenatori, situazione e chi potrebbe venire a Napoli, sono giunto alla conclusione che Gasperini, tra tutti i nomi fatti, sarebbe il nome giusto da prendere per ingaggio, per caratteristiche all'interno di una società e anche per la valorizzazione dei calciatori che ha in rosa e quelli che vai a comprare. L'ha fatto a Bergamo, non vedo perché non può farlo altrove, che sia Napoli o un'altra piazza, perché c'è la leggenda metropolitana, sì, Gasperini fuori da Bergamo si deve sempre vedere. Io credo che Gasperini sia maturo abbastanza per poter sposare la causa Napoli e diciamo venire in una piazza sì calda, ma siamo una tifoseria che fin quando la maglia è sudata e dai tutto nei 90 minuti in campo, il risultato purché negativo lo andiamo ad analizzare, ci rammarichiamo, ma diciamo che ci va più a quel servizio a noi napoletani quando la maglia non è sudata, quando le prestazioni sono di insufficienza mentale, fisica e tecnica che altro. Quindi io farei proprio all in su Gasperini, anche perché ieri sera ho visto, al di là che volevo vedere Gasperini e l'Atalanta, ho visto Atalanta-Fiorentina perché volevo vedere Italiano come si andava a gestire la partita. Non prendiamo Italiano perché facciamo un buco nell'acqua, ma di quelli là enormi, enormi. Facciamo un buco nell'acqua che non abbiamo mai fatto nella gestione della Laurentiis, secondo me. Tu vai a giocarti la semifinale di ritorno sopra 1-0 con la partita d'andata, all'arma bianca, entri in campo,
tutti all'attacco, vai, stesso modulo, stessa idea di gioco, non si cambia una beata mazza. Gasperini lo sapeva. In contropiede il primo tempo poteva finire 3-0, l'Atalanta non avrebbe rubato praticamente niente. 1-0 per l'Atalanta il primo tempo, un gol annullato per lo step on foot di Cop Meiners prima che l'azione poi portava al gol. Ci sta il gol annullato in uno step on foot, anche se Cop Meiners è completamente in vantaggio e prende prima il pallone, poi decisione condivisibile o meno. Finisce il primo tempo, Italiano mica entra nel secondo e dice porca miseria, io per 45 minuti ho beccato contropiede, ho beccato un contropiede ogni 5 minuti nel primo tempo, mica entra in campo e trova le contromisure, si va a coprire un attimo, no, sempre all'arma bianca. Inizia la ripresa, al 68esimo butta un pallone dentro la Fiorentina, 1-0 con Martinez quarta su cross, su calcio di punizione, diciamo dalla tre quarti di Biraghi. Biraghi poi terzino che porterei volentieri a Napoli per quanto riguarda il piedino educato e anche la foga e la grinta con la quale gioca tutte le partite. Piccola parentesi. E praticamente la partita si mette sull'1-1. Fiorentina matematicamente, diciamo, in finale con quel risultato. Gasperini non ci pensa due volte. 30 secondi dopo il gol, triplo cambio. Pasalic, Lukman e Miranchuk sostituiscono Kolasinac, Ederson e Zappacosta. Triplo cambio subito, senza pensarci su. Io devo vincere la partita e vengo a prenderti alto e vengo a farti male con un triplo cambio del genere. Così è successo. 5 minuti dopo, grandissimo gol di Scamacca in mezza rovesciata in area, grande gesto tecnico. Anche il primo era stato stupendo con un grandissimo tiro all'incrocio, al 7, sotto la traversa, mettetela come volete. Comunque grandissimo gol anche il primo. 2-1 con il gol di Scamacca 5 minuti dopo. Ovviamente solo l'Atalanta in campo da lì in avanti, la Fiorentina si porta in avanti, ma se trovi una squadra che riesce ad aggredirti uomo su uomo e tu fai sempre lo stesso gioco e prendi imbucate, così come hai preso nel primo tempo, ha preso imbucate nel secondo per tutta la ripresa, Lukman fa il 3-1 e il 4-1 arriva al recupero inoltrato al 98esimo, ma il risultato non è bugiardo. Non è bugiardo. Chi ha aperto ovviamente qualche applicazione stamattina è andato a vedere il risultato, si va a guardare un po' di possesso palla e qualche statistica, dici vabbè, però la Fiorentina secondo me non ha proprio demeritato forse, ma andatevi a rivedere la partita perché praticamente la Fiorentina è stata annientata da un Atalanta in semifinale, partita da dentro a fuori. Punto fondamentale, e concludo l'intervento in questo video, partita da dentro a fuori, finale da giocare. Gasperini a livello di preparazione di partite del genere difficilmente le stecca, poi le puoi perdere, ma le avrai giocate sicuramente col sangue agli occhi e non potrai dire praticamente niente ai tuoi calciatori. Non potrai dire niente ai tuoi calciatori perché usciranno dal campo stremati, sudati e nell'averci provato per 90 minuti e passa. Quindi, caro Napoli, pensaci bene a chi prendere in panchina perché se da una parte puoi avere questa certezza che io non condivido nemmeno tanto, che arriva Conte e si rialza da subito l'asticella, eccetera, eccetera, perché gli devi dare i giocatori e l'hai visto. I nomi che ha fatto, nel caso siano veri, sono nomi che non ti puoi permettere, secondo me. Puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma è gente che percepisce ingaggi talmente alti che diventano insostenibili per una società come la nostra e come il Napoli. Quindi c'è l'opzione Gasperini. Chiudiamola subito, precontrattiamola subito, fermiamolo subito perché prendendo Gasperini, al di là che Conte voglia Kim, Scamacca, Skriniar, eccetera, eccetera, puoi sempre fare il discorso Gasperini, Scamacca, Cop Meiners, Scalvini.
ad esempio, ho fatto un esempio, poi non è che l'Atalanta si fa svuotare così, va là il Napoli, dice, sei, prendi tutti quanti, dammi, che so, 100 milioni e via. Non è che è così che funziona, però prendendo Gasperini puoi creare quella sorta di diciamo legame, puoi sfruttare ecco il legame che c'è tra l'allenatore e qualche elemento in rosa dell'Atalanta, perché l'Atalanta ha una grandissima squadra e io diciamo che un Cop Mainers e uno Scalvini, al di là che poi tu voglia prendere Scamacca o David o un'altra punta, li andrei tranquillamente a prelevare e li porterei a Napoli, così hai già un difensore, hai un centrocampista che poi vuoi portare pure Scamacca. A questo punto non sono mai stato un sostenitore dell'attaccante della Dea, però c'è anche da valutare il rapporto che puoi avere con l'allenatore, visto che il rapporto tra Gasperini e Scamacca è già a livelli stratosferici per quanto riguarda l'intesa, altrimenti l'attaccante non rende così se non c'è tutto un lavoro dietro, l'allenatore, eccetera, eccetera. Lo prenderei più che volentieri e lo metterei lì davanti al posto di Osimhen. Napoli, non sbagliare, non steccare l'allenatore del futuro, perché altrimenti sono occhi amari. Ecco, siamo arrivati alla fine di questo video. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ragazzi, e cosa ne pensate. Anche se dissi, ok, nel caso dovesse venire Pioli, forse può anche andare bene. Diciamo, sono ritornato un attimo un passo indietro e ad oggi vi dico che Gasperini sarebbe la scelta più azzeccata sotto tutti i punti di vista per la situazione Napoli del momento. Ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli. Ciao!